Ciao a tutti tesori, io sono Cecilia e bentornati sul mio canale. Oggi parliamo del secondo romanzo della trilogia Mirta Luna, della scrittrice Chiara Palazzolo. Se volete informazioni sull'autrice o non avete sentito parlare del primo volume, vi rimando il link qui sopra e in descrizione. Tra l'altro ne è uscito anche un adattamento cinematografico a opera di Andrea De Sica e ve lo lascio qui sopra in descrizione. Chiaramente, se vi state chiedendo perché mi sono vestita in questo modo, lo scoprirete leggendo. Questo secondo libro è molto più lento del precedente perché seguiranno molti momenti di pausa. Diciamo che serviranno a Mirta, diventata Luna, a metabolizzare tutto quello che è successo sul monte Subasio e, diciamo, a rivalutare le priorità. Il primo libro, se vi ricordate bene, si è concluso con Sara che porta Mirta a Roma e con l'arrivo di Sara si sono rivalutate tutte le carte in gioco. Quindi scopriamo che i soprammorti possono sì mangiare cibi umani, anche se in piccole quantità e non sanno di nulla, possono bere altro oltre l'acqua e soprattutto possono dormire. Infatti la Mirta del libro non ha dormito per circa un mese e questo l'ha portata ad avere gravi stati di paranoia e anche allucinazioni. Infatti a un certo punto è uscita anche di testa e si immaginava le situazioni e le cose. Questo romanzo si apre con i genitori di Mirta che scopriamo hanno comprato una casa a Foligno e quindi si sono trasferiti dal paesino sul Subasio. Il padre di Mirta ci sta informando che ha fatto delle ricerche su Robin e che per molti lassi di tempo scompare e ricompare. Più che altro ci informa che ci sono anche delle grosse incongruenze per quanto riguarda il denaro. Non si sa da dove lo ha preso e non si sa dove è sparito dopo la sua morte. Avete fatto caso invece alla madre di Mirta che è sempre più strana? Mentre nel primo romanzo era l'inizio del lutto e quindi metabolizzava la scomparsa di sua figlia, oggi la vediamo sempre più assente, quasi fuori dal mondo. Ma una cosa mi ha colpito molto. Quando si parlerà della tomba di Robin e del fatto che lui dentro non ci è mai stato, lei sembrerà riottenere lucidità e esclamerà "lo so", per poi tornare assente e nessuno tornerà più su questo discorso. Quindi sinceramente io una domanda me la sono posta. Successivamente torniamo al punto di vista contorto di Luna, che si esprime sempre per pensieri, e ci troviamo nel 10 aprile del 2002 in un appartamento a Roma, dove in teoria dovrebbe essere almeno al sicuro dai benandanti. Sara l'ha portata lì per farle apprendere tantissime cose. Ma secondo voi la sua paranoia scomparirà? Si sentirà al sicuro oppure sempre più in trappola? Che poi prima si sentiva un po' come la padrona del mondo, adesso invece vogliono inculcarle delle regole e viene confinata in un appartamento. Cambiando discorso, nello scorso video ho fatto delle congetture su di Robin. Sarà davvero lui Godfrey oppure non c'entrerà assolutamente nulla? Che fine ha fatto fino adesso? Sono passati dei mesi e di lui nemmeno l'ombra, ma essendo che Godfrey si scopre che insomma è un grandissimo amico di Sara, credo che lo scopriremo molto a breve. Una cosa divertente è che il romanzo è del 2002 e si sente tutto. Infatti questo è il periodo in cui in Italia sta cambiando la moneta. Passiamo dalle lire all'euro e i personaggi tutte le volte che parlano di soldi fanno sempre il paragone tra lire e euro in modo che le persone che ancora non si sono abituate al cambio possono capire meglio. Io personalmente in quegli anni ero appena riuscita a imparare come si contava la lira e quindi proprio in quel momento è cambiato tutto, quindi neanche per me è stato così semplice. Quindi appunto capisco perfettamente il perché della spiegazione a fianco. In realtà mi domando se sulla nuova traduzione che sta uscendo per Sam, se non mi sbaglio, abbiano tolto o meno questo cambio. Un'altra cosa di quegli anni è che non sono sicura per i navigatori, ma non c'erano assolutamente gli smartphone, per cui per muoversi non c'era Google Maps e usavano le cartine, roba che a farlo adesso sicuramente io mi sarei persa. Infatti quando si sposteranno useranno sempre queste cartine stradali per scoprire su che strada andare. Quindi in conclusione questo secondo romanzo sarà molto lento,
ma commisurato alle cose che succedono nel libro, quindi ha senso. A Luna verranno date delle nuove regole e rifletterà su tutto quello che ha fatto nel Subasio. Tra l'altro ci saranno anche nuovi personaggi, non tantissimi ma abbastanza. L'unica accortezza: fate assolutamente attenzione a tutti i dettagli che l'autrice sparge durante la narrazione, perché anche se sembrano sparse col contagocce, saranno tutte di vitale importanza. Penso di aver detto tutto quello che volevo dire. Iniziamo con la parte spoiler tra 3, 2, 1. Chi è l'uomo che la rapisce in aeroporto? Vi ricordate quando all'aeroporto chiamano il nome di Sara Tommasi, che sarebbero i documenti falsi di Mirta? E subito dopo chiamano un certo Bertozzi? Ebbene, quest'uomo le fa una pressione così forte che lei riuscirà a sentire dolore, e non lo sentiva da tantissimo tempo. Diciamo proprio che non provava più nulla da tantissimo tempo. Anche in macchina, se ci fate caso, lei non sente odore di vivi. Eppure, successivamente Sara le dirà che quello era Bertozzi e le spiegherà che quello era un benandante. Le spiegherà che questo è il loro modus operandi, che vegetano nelle sale d'attesa e aspettano che un soprammorto nella loro lista gli compaia davanti, per poi imbarcarsi insieme a lui e seguirlo. Quindi perché non sentiva odore di vivi in macchina? Tenetelo assolutamente a mente, perché credo che ci servirà nel prossimo volume. Quando viene salvata da Sara è ormai il 7 giugno e sappiamo che lì dentro ha passato circa 2 mesi e che appunto ce lo danno come soglia quasi massima della loro durata vitale senza mangiare. Quindi diciamo che in 2-3 mesi, se non mangiano nulla, possono morire. E questo spiega perché mi sono vestita così. Infatti quando scappano lei ha un velo per nascondere il viso e è praticamente quasi tutta decomposta. Ora, io non è che sono questa grande truccatrice, questo è il meglio che sono riuscita a fare. In ogni caso ci informa che stanno andando a sud e quindi non tornano a Roma. Prima vanno verso Benevento, se non mi sbaglio, a prendere Vanna, e poi vanno verso Matera da Gabriel e Max. Quindi vengono introdotti questi 3 personaggi e chiaramente Gabriel è il mio preferito, cioè che uomo. Scopriamo che vanno a sud da loro perché Gabriel è un chirurgo plastico, e lei ha bisogno di cambiare il suo viso perché ormai i benandanti lo conoscono, e se lei non cambia il suo viso non smetteranno mai di darle la caccia perché ormai è nelle loro liste. Luna subirà un percorso di guarigione sia mentale che fisico, nel quale in modo inaspettato si innamorerà di Sara, ma il pericolo è in agguato e quando scoprirà che Sara è stata rapita non farà altro che impazzire. Inizia a lottare con Gabriel e Max perché voleva andarla a salvare, mentre loro volevano andarsene via con un aereo privato. Ed è così feroce che oltre ad avere la meglio li terrorizza. Quindi appunto scopriamo che in Mirta deve esserci qualcosa di speciale rispetto alla maggior parte degli altri soprammorti, perché è riuscita ad avere la meglio anche se non ha nessun tipo di insegnamento, e loro sono molto più grandi di lei. Cioè, voglio dire che hanno molta più esperienza sia in combattimento che nel difendersi, appunto. Scopriamo che in ogni caso Vanna ha tradito Max, quindi se ne devono andare via comunque e vanno a Bari per prendere questo aereo clandestino. E proprio quando stanno per arrivare vengono attaccati. Da chi? Da Robin. È Robin il soprammorto che sta dando la caccia agli altri soprammorti. Ed è potentissimo. Ma non basta, ovvio che non basta. Robin era un benandante, ma non un benandante qualsiasi, era un battitore e quindi un telepate, che poi scopriamo essere uno dei telepati potentissimi. Vi giuro che ci ho messo un po' per metabolizzare questa cosa, ma non appena ci sono, riuscita, dovevo metabolizzare dell'altro, ovvero che Mirta ha cercato Robin per tutto questo tempo e adesso che l'ha trovato non lo vuole più perché ha finalmente capito che era una relazione sbagliata, che era tossica e non va più bene per lei. Così, io credo inconsciamente, sviluppa questa ossessione di innamorarsi di un'altra persona e sfoga tutto, su di Sara.
Si fissa su di lei, vuole stare sempre con lei per l'eternità, vuole fare tutto con lei, andare a caccia con lei, vivere con lei, dormire con lei, fare tutte le cose con lei. E Sara appunto le dice: ma guarda che mi stai dicendo quello che prima dicevi a Robin, come faccio a crederti? E Mirta le risponde una cosa molto interessante, ovvero: chi amava Robin è Mirta, io sono Luna e amo solo te, Sara. E Sara appunto le risponde: ieri c'era Mirta, oggi c'è Luna, domani chi lo sa, c'è una Giulia. Infatti Luna è nata con lo scopo di difendere Mirta, sia dal lato psicologico sia dal lato fisico, perché lei era troppo delicata e ingenua per sopravvivere da sola. Quindi Luna, tra le altre cose, dimentica tutto quello che è scomodo per lei. Ad esempio, l'amore per Robin, l'amore per la famiglia, persino la strage nella villa, in cui ha ucciso tutti i partecipanti e non li ha neanche mangiati, e poi si è convinta che è stato tutto un sogno. Proprio a questo punto, infatti, scopriamo che Sara le dice che la strage nella villa è esistita davvero e i soprammorti hanno insabbiato il tutto perché avevano paura di una guerra in formato gigantesco, colossale, con i benandanti, dato che già erano sulle sue tracce. Infatti, sia i benandanti che i soprammorti sapevano già che lei era speciale rispetto agli altri, diciamo, e quindi sono andati da entrambi le parti a recuperarla in forze e hanno coperto un po' delle tracce che ha lasciato, più o meno. Infatti ci viene rivelato che Mirta è molto più forte degli altri soprammorti e che come lei se ne risvegliano in pochissimi. Le fa l'esempio che lei è molto simile agli uomini di Godfrey e loro si sono risvegliati nell'anno 1000. E quindi l'ultima scomoda verità è che anche Sara l'ha usata perché voleva che lei combattesse contro i benandanti, perché appunto sarebbe una risorsa molto preziosa. Quindi non sappiamo se credere all'amore di Sara o al fatto che lei ha fatto tutto, proprio di tutto, per portarla dalla loro parte, perché il libro si conclude con Luna che in effetti accetta l'invito di Godfrey a lottare contro di loro, e quindi sia che i sentimenti di Sara siano veri sia che siano falsi, ha comunque raggiunto il suo scopo. In ogni caso, nel video scorso ho solo ipotizzato che Paco fosse vivo, ma adesso ne ho la certezza, perché anche se non lo vediamo fisicamente, il suo corpo non è stato trovato, e oltre questo dicono di aver avvistato un soprammorto in Francia e lo stesso a Bruxelles, che è molto forte e che da solo ha sconfitto tutti i benandanti che gli davano la caccia e un battitore, e che appunto per la sua forza vorrebbero andarlo a prelevare per la lotta contro Robin. Ultima cosa, ma non per importanza, sulla pista di atterraggio dove appare Robin mi era presa un'ansia terrificante. Infatti mi sono chiesta: ma non possono uccidersi davvero? Oppure sì? E l'altra domanda che mi sono chiesta è: e se si fossero parlati davvero, se si sarebbero riconosciute entrambi le parti, Mirta cosa avrebbe scelto? Quindi per il momento resterò con i miei dubbi e spero in un finale degno nel terzo volume, anche se sinceramente non so da che parte stare, se da quella di Robin oppure quella di Sara, perché ognuno ha fatto delle cose sbagliate, quindi non è la scelta, diciamo, tra bene e male, è la scelta tra sbagliato e meno sbagliato. In ogni caso credo che resterò neutrale fino a che tutte le carte non si saranno scoperte. E voi che ne pensate in merito? Per chi state tifando dei due? Questo è tutto quello che volevo dire su questo libro. Grazie per averlo visto, mi raccomando lasciate i commenti e i mi piace se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto scrivetemi perché e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Nella parte bonus in realtà mi ero preparata anche i guanti da motociclista, se non mi sbaglio. Mi potrei sbagliare, ma mi sembra che dice in questo modo. Ma sono talmente scomodi che non li ho messi. E poi mi fanno le mani gigantesche, tipo così.
Tra l'altro non so neanche se so da motociclista, ma li avevo nel cassetto e ho supposto che stiano così. In tutto ciò non li ho mai messi.